Video lampo che non era in programma ma di cui bisogna parlare subito perché è appena arrivata una notizia che cambia gli equilibri del mercato MotoGP. L'avete letta dal titolo, ma sembra che Yamaha abbia preso Ai Ogura per il 2027 e farà coppia con l'altro segreto di Pulcinella, Jorge Martin. Esploreremo altre piccole notizie che sono circolate finora in questa pausa. La MotoGP, come sappiamo, ritorna al weekend del 24-26 aprile a Jerez e quindi ci sono ancora 2 settimane di attesa. Ma qui, come vi ho detto, i contenuti non mancheranno e non sono mancati. Se vi siete persi i video usciti in questi giorni, recuperateveli e quindi iscrivetevi già che ci siete, così supportate il mio lavoro qui sui social e attivate le notifiche per non perdervi nessun attimo sulla MotoGP, come questo video, perché è una bomba come un fulmine a ciel sereno. Ne dobbiamo parlare immediatamente, non lasciare per ultima, per la suspense, questa indiscrezione ed esclusiva rilanciata da motorsport.com, che ragazzi quest'anno tutte loro le stanno sparando. Da come scrive il giornalista spagnolo Oriol Puigdemont, Ai Ogura si trasferirà in Yamaha a partire dal 2027 e dunque sarà lui il compagno di squadra di Jorge Martin con la casa di Vata il prossimo anno. È una notizia bella forte e se rilanciata in questa maniera come esclusiva ci possiamo fare affidamento e non prenderla come una bufala, perché la fonte è autorevole. Ogura è partito bene quest'anno, come la scorsa stagione che era stato il migliore dell'Aprilia fino all'infortunio e alla risalita di Bezzecchi. Ha dimostrato di essere un buon pilota che sa essere veloce, l'ha fatto anche nelle prime 3 gare, soprattutto ad Austin dove poteva fare il podio ma la sua Aprilia l'ha abbandonato proprio sul più bello a causa di una rottura. Ed è un trasferimento che muove gli equilibri del mercato e non poco, perché fino a prima sembrava che la seconda sella della Yamaha fosse destinata a Luca Marini. Non era un segreto dell'interesse e della trattativa che c'era fra il pilota Honda attuale e la casa di Vata. Ne avevamo parlato in un episodio di Lato Mercato che vi lascio qui, ma infatti parlavamo di un interessamento, di colloqui, non di cose fatte. Adesso qui la situazione è praticamente delineata, a meno di stravolgimenti. E la maggior parte di noi che seguivamo dava per fatto il passaggio di Marini in Yamaha, perché dicevamo la Yamaha prende il top rider che gli alza il livello della moto, ovvero Martin, e poi si prende il secondo pilota che aiuta un po' di più nello sviluppo della moto in veste di collaudatore. Non sarà così e motorsport.com aggiunge questo dettaglio, ovvero che i dirigenti giapponesi hanno fatto sapere a Luca Marini e al suo entourage che prenderanno Ogura. Questo vabbè è ovvio. Sicuramente la Yamaha avrà messo un bel po' di soldi sul piatto all'attuale pilota Aprilia Trackhouse, con un'offerta importante sul contratto e anche per avere un pilota rappresentativo giapponese, che non è una cosa da sottovalutare. Ogura è attualmente l'unico pilota di questi ultimi anni dei nipponici ad essere competitivo e stare davanti come i giapponesi di un tempo, ed è una questione molto legata anche all'immagine e alla comunicazione, perché poi bisognerà vedere che moto butta fuori la casa di Watt nel 2027. La Yamaha però è stata una di quelle case che dopo essersi assicurata Martin come primo pilota si è guardata molto intorno sul secondo pilota, ha parlato con Marini, ha cercato Daniel Gado che però ha detto no, vado in Ducati Gresini, e adesso ha chiuso con Ogura, di cui si dice che sia stato cercato anche dalla Honda come secondo pilota al fianco di Quartararo. Questa è rimasta solo una voce di corridoio. Qui l'effetto domino del mercato è interessante, perché sarebbe curioso capire se queste notizie che stanno uscendo sono di cose già fatte e chiuse da un po' di tempo, oppure, tipo questa di Ogura, di qualche cambiamento improvviso che c'è stato e che ha colto alla sprovvista qualcuno che ora deve trovare un riparo. Marini, come tutti gli altri piloti, sicuramente non ha parlato solo con Yamaha, però la situazione dei piloti Honda soprattutto è da monitorare, così come adesso bisogna vedere cosa fa Trackhouse, perché Ogura quindi va via e bisogna capire cosa fare con Raúl Fernández. Trackhouse ha la possibilità a questo punto di rifare completamente la line-up da zero per il 2027, oppure mantenere ancora Raúl Fernández insieme come pilota d'esperienza del team insieme ad un nuovo compagno di squadra. È uscita l'indiscrezione di cui abbiamo parlato della firma molto vicina fra Joan Mir e il team gestito da Davide Brivio, quindi un posto potrebbe essere occupato dallo spagnolo se si confermerà questa voce, ma non è detto, mentre l'altro o sarà di Fernández o di un altro pilota. L'equilibrio è determinato anche dalla Honda, perché David Alonso abbiamo visto che sarà un pilota HRC molto probabilmente, ma il team di riferimento non è ancora stato scelto e questo potrà dare un'ultima speranza a Luca Marini o Joan Mir di rimanere in Honda.
perché Alonso o va in ufficiale al fianco di Quartararo oppure va nel nuovo Team Tech 3 Honda con trattamento ufficiale, dato che l'accordo fra la squadra di Gunther Steiner e HRC è praticamente chiuso. Dunque sia Marini che Mir avrebbero la possibilità di stare in Honda o in ufficiale o nel team satellite a seconda del tipo di trattamento, se non trovano un'altra sistemazione. Dal lato politico è ritornata fuori una notizia di cui si era già parlato in passato dall'arrivo di Liberty Media e delle sue nuove regole da impiantare, ed è risbucata quella dei terzi piloti obbligatori come in Formula 1. L'idea nasce principalmente, come sappiamo, per far fronte all'aumento di infortuni che c'è stato negli ultimi anni. È una cosa interessante che non è malvagia come proposta, ma in Formula 1 è un po' diverso perché lì ci sono poche selle per tanti piloti. Quindi se un pilota dalla Formula 2 che ha l'obiettivo di salire in Formula 1 ma non trova nessun posto, si accontenta di partecipare al programma terzo pilota e di sviluppare la macchina pur di star dentro quel mondo, perché è diverso dalle moto. O stai lì e ti accontenti, o nelle macchine vai a correre nelle GT e cambi completamente mondo. Nelle moto ci sono più categorie per stare al livello, c'è la possibilità di ritornare in Moto 2 o anche in Moto 3 o passare alle derivate tipo Super Sport e Superbike, e poi se vai nelle derivate dopo la MotoGP al 99% non torni indietro e stai lì. Questo per dire che c'è scetticismo sul promuovere questa regola, per il fatto del livello dei piloti che si andrebbe a creare e anche di chi effettivamente avrebbe voglia di farlo. Rins ha fatto sapere che non sarebbe disposto a viaggiare senza avere la certezza di correre, mettiamoci che la sua carriera poi è praticamente anche mezza finita e non penso che poi lui abbia tutta questa voglia. Tardozzi ha detto in modo più diretto che non è una soluzione praticabile. Quindi sì, è un'idea che ci può stare, ma nelle moto è un po' più difficile da applicare perché ci sono molte altre opportunità di correre che siano simili alla MotoGP, con le derivate già, ad esempio. In Formula 1 vi ho detto che o stai lì o vai con le ruote coperte, quindi hai una carriera totalmente diversa. Il primo pilota che mi viene in mente che potrebbe fare il terzo pilota è Bullega con la Ducati, se proprio vuole andare in MotoGP ad ogni costo dall'anno prossimo o da quando metteranno questa regola, perché avrebbe vinto i Superbike mettendo un altro tassello e quindi o decide di rimanere a vincere nelle derivate o fa una nuova esperienza da tester in MotoGP e terzo pilota se quella regola dovessero metterla davvero. Sono le mie solite ipotesi. C'è un pilota che non se l'è passata bene negli ultimi giorni e sto parlando di Aleix Espargaro, che durante i test privati della Honda a Sepang con la moto 850 insieme a Nakagami è caduto e ha riportato la frattura di 4 vertebre. Fortunatamente sta bene ed è tornato a casa, perché quella zona lì è sempre molto delicata quando si cade e gli auguriamo una buona guarigione. È sempre al lavoro Marc Marquez sia nella fase di recupero che in pista, perché si è recato presso il circuito di kart del Motorland di Aragon con la sua Ducati Panigale V2 e l'avete notato? Sì, ancora la fasciatura all'avambraccio destro, segno che quelle escoriazioni e ferite che ha riportato nella caduta dell'FP1 ad Austin si sono fatte sentire e non sono andate via del tutto, rendendo qui la situazione e la guida a questo punto molto più limitata, oltre ai problemi della spalla. Quindi è plausibile che nel weekend americano quel problema all'avambraccio gli abbia causato più fastidi di quelli che si ipotizzavano. Il circuito del Brasile ha iniziato i lavori di riasfaltatura dopo il disastro che c'è stato, sono iniziate le operazioni all'inizio della settimana e sono state concluse qualche giorno fa, dunque l'asfalto verrà lasciato riposare per circa un mese per far sì che si consolidi e l'autodromo verrà riaperto il 10 di maggio. Arrivano modifiche anche al tracciato del Sachsenring che vedrà arrivare alla MotoGP a fine luglio, nessuna modifica delle layout e cose così, ma il circuito si è adeguato ai nuovi standard evoluti dalla FIM, sperando che qui non ci siano state bypassate strane per omologarlo come accaduto in Brasile, vero? Comunque dalla fine di febbraio alla cifra modica di 300.000 euro il Sachsenring ha puntualizzato alcune zone che necessitavano di miglioramenti, come ha spiegato il direttore generale del circuito Lutz Oeser. Sono pochi i punti che sono stati modificati, parliamo della curva 3 e della penultima, quella dove si arriva in discesa, in cui l'erba è stata sostituita con l'asfalto e infine è stato migliorato il sistema di drenaggio e sono stati aumentati i punti di accesso in pista per i commissari. L'ultima notizia che non è da sottovalutare che vi riporto, non è un'esclusiva o un'anticipazione perché è già uscita online, ma posso dirvi qualcosa, è che Kurt Trieb, se si pronuncia così poi non lo so, il principale progettista responsabile numero 1 di tutti i motori KTM MotoGP che sono usciti finora, ritorna alla casa austriaca. Già, perché nel 2024, con tutto il casino economico che è scoppiato, se n'era andato in Honda, non come responsabile ma comunque dentro il progetto dello sviluppo dei motori.
Lui era anche bello inserito nel progetto della Honda, che comunque stava organizzando per lui cose abbastanza interessanti, solo che di punto in bianco lui ha deciso di andarsene, ha detto alla Honda ciao ciao, io non sto più qui, probabilmente per qualche vicenda legata dei motori che non sono andati bene, ma comunque tornerà in KTM. Come chiudo questo contenuto? Con un'anticipazione di un video che uscirà prossimamente che riguarda l'approdo delle moto cinesi nel motomondiale. Abbiamo visto che CF Moto ha preso bello piede vincendo anche con Aspari Moto3 e Moto2 e vi lascio dunque con questa voce che gira e quindi prendetela come volete. Prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate le notifiche se il video vi è piaciuto, se volete rimanere aggiornati sul mondo della MotoGP, così mi aiutate. Quindi attenzione ai cinesi, a un brand cinese che potrebbe inserirsi in MotoGP a formare il secondo team satellite della KTM, dato che Tech 3 andrà in Honda. Vediamo se ci saranno degli sviluppi. Ci vediamo presto, ciao!